Buongiorno amici, oggi il classico giretto settimanale. Rimarremo sempre in Piemonte e andremo in una località dove il Medioevo la fa da padrona. Non vi dico ovviamente dove, lo scoprirete poi con calma e a sorpresa. Se questo argomento, se questa gita medioevale vi interessa, vi aspetto dopo la sigla. Ma prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al mio canale. Ho notato che tanti di voi seguono i miei video, ma non tutti sono iscritti. Fatelo, la vostra iscrizione per me è tanto importante. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Bene, allora pronti per questo giretto nel Medioevo? E allora sigla! Siamo arrivati alla località misteriosa di cui vi dicevo prima. Siamo per esattezza a Candelo, in provincia di Biella, o meglio attaccati a Biella, e alle mie spalle c'è l'ingresso del Ricetto, che è un monumento del XIV secolo. Noi abbiamo lasciato le moto, c'è il parcheggio riservato senza limite di tempo e le moto sono proprio all'ingresso. Noi adesso entreremo all'interno del Ricetto, che è un monumento appunto medievale, e vi faccio vedere di cosa si tratta. Bene, entriamo. Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata sorta per iniziativa e volontà precisa della popolazione candelese allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. Gli edifici non sono stati abitati in pianta stabile, ma è stato utilizzato come deposito per i prodotti agricoli in tempo di pace e come rifugio temporaneo per la popolazione in tempo di guerra o di pericolo. Il termine Ricetto deriva infatti dal latino receptium, ricovero, rifugio, e il Ricetto di Candelo si è conservato proprio perché ha mantenuto nel tempo questa sua matrice rurale di custode della comunità contadina. Il borgo a pianta pseudo-pentagonale ha una superficie di 13.000 metri quadri ed è composto a circa 200 cellule, tutte diverse l'una dall'altra. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Canderium viene confermata possesso feudale di Manfredo da Ottone III. L'anno seguente Ottone III infeuda Candelo alla chiesa vercellese. Tra il XIII e il XIV secolo gli abitanti di Candelo costruiscono il Ricetto su un terreno di signori locali, per il quale all'inizio pagano un censo annuo e che poi riscattano. Dal 1374 al 1517 il paese passa sotto il controllo di varie famiglie, tra cui i Savoia, i Fontana ed infine i Ferrero Fieschi, all'epoca conti di Masserano.
Tra il 1554 e il 1632 Candelo è coinvolto in una serie di spiacevoli eventi, tra cui le lotte tra francesi e spagnoli, causando purtroppo gravi danni che vennero successivamente riparati, e la decimazione della popolazione a causa della peste. L'elevazione del feudo a contea rimane uno dei pochi lati positivi di questo periodo. Dal 1644 al 1649 nuove occupazioni spagnole provocano incendi e distruzioni. Nel 1785 Carlo Sebastiano Ferrero Fieschi è l'ultimo feudatario di Candelo. Con l'occupazione napoleonica si modifica la struttura politico-amministrativa del borgo. Nel 1819 inizia la costruzione dell'attuale palazzo comunale sulle antiche mura del Ricetto. Sempre nello stesso anno viene realizzata Piazza Castello. La cinta muraria, che segue tutto il perimetro del complesso, è fatta in ciottoli a spina di pesce, denominata Opus Spicatum, con coronamento merlato. Alcuni coronamenti in cotto, con decori di mattoni posti a scalare, risalgono alle sistemazioni successive dell'impianto. L'unica via di accesso al Ricetto è difesa da una poderosa torre porta, originariamente aperta verso l'interno e senza copertura. La torre porta presenta due aperture, un passocarraio, che è l'apertura più grande, e una più piccola per le persone. Agli angoli del borgo garantivano la difesa altre 4 torri rotonde e a metà del lato nord una torre quadrata detta Torre di Cortina. Varcata la torre porta ci si trova in una piazzetta pavimentata con pietre tondeggianti, i ciottoli del vicino torrente. Sulla destra l'edificio più imponente che sovrasta tutti gli altri è la Casa del Principe, l'abitazione di Sebastiano Ferrero. Infatti fece realizzare questa dimora intorno alla fine del 1400, modificando e sopraelevando le cantine preesistenti. La casa si differenziava dalle altre costruzioni soprattutto per gli elementi di decoro che abbellivano le facciate e gli ambienti interni. L'edificio ha subito nei secoli trasformazioni e manomissioni, ma recenti lavori di restauro ne stanno portando alla luce le caratteristiche originali. Le vie di Ricetto vengono chiamate, utilizzando un francesismo, rue. Sono pavimentate a ciottoloni inclinati verso la mezzeria. Hanno una pendenza da sud a nord per permettere il deflusso delle acque piovane verso la torre di Cortina. L'impianto viario è costituito da 5 assi in direzione est-ovest, quindi dal sorgere del sole fino al suo tramonto, intersecati da 2 ortogonali. La rua principale, al centro, era calibrata in funzione del traffico dei carri, 5 metri circa di larghezza. Più piccole invece sono le rue laterali. Una via di Lizza, così chiamata, scomparsa a causa del prolungamento di alcune case nel 1800, ma ora per lo più recuperata, corre lungo le mura per agevolare il compito dei difensori. Gli edifici sono costituiti da una serie di singole cellule edilizie non comunicanti, per lo più private, accorpate in 9 isolati, con la separazione della rittana, chiamato quintana. Le case, prive di fondamenta, sono costruite da vani unici sovrapposti l'uno all'altro. Il Ricetto non è un monumento statico, ma un sistema dinamico, aperto. Infatti manufatti architettonici, cantine, propaggini storiche e ambientali costituiscono un sistema integrato di realtà
connesse l'uno con l'altra. Il ricetto di Candelo, ricetto per antonomasia, si rivolge al visitatore per offrire la possibilità di vivere esperienze ed emozioni che vanno al di là della semplice visione di un manufatto architettonico medievale, che è obiettivamente conservato in maniera straordinaria. Questo sistema si definisce museale perché documenta la civiltà e il paesaggio che hanno espressione nel ricetto, ma si distingue dal museo classico come semplice luogo di deposito, in quanto è sistema integrato, costituito da più nodi, più sali e cellule, unite tra di loro in percorsi museali coerenti e connessi. Candelo, con il suo medievale ricetto, fin dalla prima edizione del 2001, entra nel club dei borghi più belli d'Italia. E non soltanto, Candelo è bandiera arancione del Touring Club. Infatti è un riconoscimento importante di qualità e sostenibilità dell'accoglienza turistica che questi comuni hanno conquistato, superando oltre 130 rigorosi parametri di valutazione che sono previsti dal Touring Club. E non è finita lì. Infatti Candelo è tra i borghi sostenibili del Piemonte, una selezione a livello nazionale di 1000 tra siti paesaggistici e manifestazioni di carattere culturale a cui viene conferito il marchio Meraviglia Italiana. Per raggiungere Candelo è molto semplice. Se venite da Milano, se volete fare l'autostrada, uscite a Carisio, poi da Carisio proseguite verso Biella e da Biella poi troverete Candelo che praticamente è attaccato. Invece se venite da Torino, volete fare sempre l'autostrada, fate sempre la Torino-Milano, uscita sempre Carisio. Oppure se vi fa da Torino raggiungete la località di Ivrea e fate la 338, la strada statale 338 che è bellissima, vi consiglio di fare, e da lì poi proseguite verso Biella e poi Biella Candelo, molto semplice da fare. È finita questa piccola gita a Candelo, al ricetto di Candelo che voi vedete ancora alle mie spalle. Con i ragazzi adesso ci prepariamo, anzi qualcuno è già pronto, come vedete c'è il buon Gianluca che è pronto per partire. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così è stato, ragazzi, condividetelo anche sui vostri social. Se vi è piaciuto veramente, mettete anche un like, che è il pollicione verso l'alto. E come al solito voglio concludere questo mio video citando sempre il buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ragazzi, ciao e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!